Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero molto facile, anche se vi sembra complicato per via del disegno che sono riuscita a ottenere giocando con alcuni punti. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Per il tutorial di oggi troverete un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% che vi lascio qui sullo schermo ma anche in descrizione, e potrete scegliere tra le varie tonalità dell'Inda Big che sono veramente tantissime. Personalmente ho scelto il numero 18, ma appunto ci sono circa 40 tonalità. Il kit comprende una rocca da 500 grammi di Inda Big, un manico abbinato nel colore, una calamita per cucire e chiudere la nostra borsa e 2 moschettoni, uncinetto di lavorazione numero 7. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Per questa lavorazione servirà un numero multiplo di 4 come catenelle, nel mio caso ne ho fatte 52 più una per voltare il lavoro. Le ho già eseguite, quindi adesso dobbiamo tornare indietro, ma anziché partire con il solito modo, noi giriamo da questa parte e andiamo a lavorare su queste costine, vedete? Quindi inizieremo partiamo ovviamente dalla seconda, con 4 punti bassissimi, quindi facciamo il primo, poi il secondo, terzo, e infine il quarto, quindi 4 punti bassissimi. E comunque si inizierà e finirà il lavoro, quindi per tutti i giri, sempre con 4 maglie bassissime. Le successive 4 saranno 4 mezze maglie alte, quindi prendo il filo, entro, estraggo e chiudo tutto. Questa è la prima, faccio la seconda, sempre mezza maglia alta, faccio la terza, ed infine la quarta. E questo è il secondo gruppo. Di nuovo la sequenza di 4 maglie bassissime, quindi 1, 2, 3 e 4. Nuovamente la sequenza di 4 mezze maglie alte, quindi la prima, la seconda, la terza e la quarta, e si ricomincia di nuovo con 4 maglie bassissime, 4 mezze maglie, eccetera eccetera. L'importante, io già ho fatto i calcoli, dobbiamo terminare con 4 maglie bassissime, ma sappiate che ogni inizio giro, quello che ho detto prima, e fine giro, sempre bisogna iniziare con le 4 maglie bassissime, quindi la facciamo tutta, arriviamo fino a qui e vi faccio vedere come fare il secondo giro. Siamo arrivati a fine giro, facciamo una catenella e da adesso in poi andremo a lavorare dei punti in costa, sia se sono punti bassissimi che mezze maglie. Quindi all'inizio e alla fine saranno sempre 4 maglie bassissime, questo non cambia, quindi le andiamo ad eseguire. 1, 2, 3 e 4. Qui abbiamo le 4 mezze maglie e le andiamo a ripetere. Quindi questo giro di ritorno non andremo ad alternare, ma a rifare esattamente quello che abbiamo sotto. Quindi 3 e 4. Qui abbiamo le maglie bassissime e le andiamo a ripetere, perché questo già è il secondo giro. Invece vedrete che poi al terzo giro dobbiamo invertire la sequenza. Quindi qui abbiamo le mezze maglie,
E adesso invece qui facciamo le maglie bassissime e sempre in costa. Questo sarà uguale per tutti i giri successivi. Quindi andiamo a ripetere esattamente quello che abbiamo sotto, arriviamo a questo punto e vediamo come iniziare invece il terzo e il quarto giro. Quasi a fine giro, qui dobbiamo sempre fare, perché ci troviamo alla fine, le nostre 4 maglie bassissime. 1, 2, 3 e 4. Catenella, voltiamo il lavoro e adesso dobbiamo fare il giro dove faremo il contrario di quello che ci troviamo sotto. A parte all'inizio che non cambia mai, qui abbiamo mezze maglie, faremo le maglie bassissime, qui abbiamo le maglie bassissime, faremo le mezze maglie e così via. Quindi il terzo giro, in sostanza il giro dispari sarà il contrario di quello che abbiamo sotto e il giro pari invece andiamo a fare esattamente quello che abbiamo sotto e ve lo faccio vedere. L'inizio non cambia, le nostre solite 4 maglie bassissime, quindi questo non cambierà. Qui invece vedete le 4 mezze maglie. Cosa andiamo a fare? Le maglie bassissime. Mi raccomando, contiamo, così ci assicuriamo che sono sempre gruppi di 4. Qui abbiamo le maglie bassissime, quindi andiamo a fare le mezze maglie. 2, 3 e 4. Qui abbiamo le mezze maglie e facciamo invece le maglie bassissime. E questo lo dobbiamo ripetere per tutto il giro. Arriviamo qui, facciamo le nostre solite 4 maglie bassissime e vi faccio vedere come rifare il giro di ritorno, che sarà il quarto giro, dove andremo a ripetere quello che abbiamo nel giro sottostante. Siamo a fine giro, le ultime 4 maglie bassissime, 2, 3 e volevo farvi vedere la quarta, che sembra che non ci sia, ma vedete è qui. Possiamo, diciamo, essere ingannate e quindi pensare che non c'è il quarto punto, ma è qui sotto. E questo è il giro e il terzo giro. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo il giro di ritorno, che è il giro pari. Quindi andiamo a ripetere quello che abbiamo sotto. Quindi l'inizio, abbiamo sempre le 4 maglie bassissime e mi raccomando, sempre tutto in costa. Qui abbiamo le maglie bassissime e le andiamo a ripetere. Quindi ogni 2 giri dobbiamo cambiare la sequenza. Qui abbiamo le mezze maglie e le andiamo a ripetere. Qui abbiamo le maglie bassissime e le andiamo a rifare. 1, 2, 3 e 4 e qui le mezze maglie. Quindi basta ricordarsi che ogni 2 giri bisogna invertire la sequenza, così verrà questo bel motivo. Vedete? Quindi adesso faremo una serie di giri di andata e ritorno. Io non so se farò circa 18 giri, comunque ve lo dirò alla fine. In ogni caso dovranno essere pari perché dobbiamo completare col giro di ritorno. Ed ecco qui il pannello dopo aver eseguito 28 giri. Vedete? È veramente molto molto decorativo. Adesso dobbiamo iniziare a creare i laterali e li andiamo a realizzare, quindi dobbiamo girare la borsa in questo modo, vedete? E adesso sempre con l'uncinetto, quindi io ho terminato qui la lavorazione,
quindi non taglio il filo, ma stavolta andiamo a creare le cuciture direttamente con l'uncinetto. Allora, io qui ho fatto già la catenella, adesso io cosa vado a fare? Vado a prendere, intanto vedete i punti sono tutti gli stessi, quindi non possiamo sbagliare. Adesso cosa prendiamo? L'asola esterna di un lato e l'asola esterna dell'altro lato. Le prendiamo e facciamo un punto basso. Poi andiamo in quello seguente, sempre prendendo, vedete qua c'è il punto, vedete dove sono i punti, asola esterna con asola esterna, e chiudiamo con un punto basso e lo facciamo per tutti i punti successivi. Ecco qua. In maniera tale che poi quando faremo anche la cucitura dall'altra parte, la borsa verrà rivoltata al contrario. Vedete? Vi faccio intravedere come verrà nel momento in cui andremo a girare la borsa. Quindi, arrivato qui, tagliamo il filo e lo nascondiamo, facciamo poi la stessa cosa da questa parte, ci agganciamo qui e ripetiamo la stessa lavorazione e ci rivediamo per farvi vedere come inserire il manico e cucire la calamita. Laterali cuciti e ho rivoltato la borsa al contrario. Adesso ci occupiamo di cucire la calamita. Io praticamente prendo il centro in questo modo, ho preso un ago e del filo invisibile, io metto qui, posiziono una parte della calamita che dobbiamo cucire e lo vado quindi a fissare come se fosse un bottone, quindi vado a fissarla attraverso questi fori con una serie di passate. Vedete? E poi, dopo una serie di passate, quando mi sembra anche abbastanza ben fissata, passo da questa parte e vado a cucire l'altro foro. Vedete? Davvero molto semplice. Poi passo a cucire anche questi altri due, dopodiché prendo il punto preciso e vado a cucire l'altra parte e poi, come ultima cosa, andrò a fissare i due moschettoni qui al centro. Vi faccio vedere come vanno inseriti, quindi dove ho fatto le cuciture. Io inserisco il moschettone, mi trovo uno spazio in questo modo. Chiaramente la lavorazione è doppia, quindi bisogna trovare uno spazio e poi non faccio altro che inserire il mio manico, farò la stessa cosa pure da questa parte e la nostra borsetta è finita. Sono molto soddisfatta del risultato, guardate, anche perché questo modello l'ho già realizzato, lo trovate sul mio canale, ma utilizzando soltanto punto basso e punto bassissimo. Invece, come avete visto durante la spiegazione, giocando un po' con dei punti alternandoli esce fuori questo decoro molto carino, e anche per l'utilizzo del cordino in da big che da 6 mm ed è abbastanza grande, quindi i decori si notano maggiormente. Vi ricordo che appunto troverete un kit completo su borgodeipazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10% e potete scegliere tra le tantissime tonalità che ci sono di In Da Big. Come misure abbiamo ottenuto 27, 23 e circa 7 cm di profondità e ho usato quasi tutta la rocca. Guardate, questo è quello che mi è rimasto, circa 30 grammi, quindi se ritenete di avere una mano un po' più larga
basta togliere gli ultimi 2 giri, del corpo borsa e così non ci sono problemi. Se avete dei dubbi, mi raccomando mandatemi un messaggio, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto e non dimenticate di iscrivervi sul mio canale e attivare la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione.